Ciao e bentornato nel mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami un bel like e un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o che sei passata. Oggi andiamo a vedere come si prendono le misure di Cartamodelli Magazine. Le taglie sono italiane, sono facili da utilizzare, non dobbiamo fare grandi cambiamenti, però oggi andiamo a vedere insieme come possiamo regolarci con le taglie. Quindi andiamo subito a vedere. Come prendere le misure, c'è tutta una bella tabella con tutte le misure da prendere ben spiegate, quindi la circonferenza seno, vita, fianchi, tutto come prendere le misure. Quindi la prima cosa che bisogna fare sempre in questa situazione è prendere le misure. Per prendere le misure è consigliabile farsi aiutare da qualcuno, da un'altra persona, perché potremmo sbagliare a prenderle da soli, è anche difficile prenderle da soli. Nel prendere le misure, la circonferenza, il metro dovrà essere parallelo al pavimento, non dovrà essere né troppo teso e né troppo morbido, il giusto. Quindi il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto ai canoni standard utilizzati nell'industria dell'abbigliamento e della moda. Quando bisogna fare la scelta della taglia, si deve scegliere quella con le misure più simili alle nostre. Quindi quando è necessario si devono eseguire delle modifiche sul cartamodello. Per prendere le misure ti consiglio di indossare dei leggings oppure rimanere in biancheria intima e scalzi. È molto importante prenderle in questo modo perché saranno più accurate possibile. Il metodo da sarta che ti consiglio di utilizzare è un metodo da sarta morbido, come questo, così, che è morbido e non rigido, deve essere abbastanza morbido. Quando dobbiamo prendere le circonferenze, per esempio dei fianchi, del girovita, del giroseno, non dobbiamo tirare troppo il metro, ma neanche lasciarlo troppo lento. Tra il corpo e il metro deve stare un dito. Quindi si inizia con tutte le circonferenze della parte di sopra e poi tutte le circonferenze della parte di sotto, segnandoci tutte le nostre misure su un foglio da tenere a portata di mano. Facendo un esempio pratico, andiamo qui a vedere la taglia delle misure. Immaginiamo che io ho una taglia 44. Come ci arrivo a sapere che ho una taglia 44? Mi devo prendere, per esempio, per un abito, ho bisogno del giroseno, del girovita, del girofianchi, della larghezza spalle, altezza seno, tutte queste misure. Facciamo un esempio con, per esempio, il girovita, quindi la circonferenza della vita. Se io ho 74 di vita, vuol dire che ho una 44, ma tutte le misure che vanno da 71, perché fino a 70 la taglia 42, dal 71 al 74 abbiamo una 42. Per esempio da 74 a 78 abbiamo una 44. Quindi qui abbiamo una 44 e qua abbiamo ancora una 42. Quindi se io ho, per esempio, ho 71 di vita, tra 71 e 74 io ho una 42, quindi da 74 in poi che avrò la 46, quindi se avrò dalla 78 in poi che avrò una 46, quindi se ho tra 74 e 78, per esempio ho 77 di vita, io che taglia avrò? Una 44, quindi non una 46, ma sono sempre tra il 44, quindi tutto questo range che sta tra qui sarà una 44, da qui a qui, quindi tra 70 e 74, avrò una 42. Quindi bisogna fare questo tipo di ragionamento. Da qui è facilissimo trovare la taglia, facilissimo. Ecco qui, questa è la spiegazione. Lo stesso vale per quanto riguarda le taglie forti, la misura per i bambini e i neonati. Spero che questo video ti sia stato utile. Scrivimi nei commenti se il video ti è stato utile, mi raccomando, vi aspetto numerosi, anche solo per farmi sapere che siete passati. Veramente io spero veramente di esservi stata utile. Ti invito a seguirmi in tutti i miei social e se hai bisogno di una consulenza personalizzata non esitare a scrivermi lasciandomi un commento su WhatsApp, ti lascio giù tutti i riferimenti, oppure mi puoi scrivere un'email a cristianacarpentieri@gmail.com.
www.sartoriale.com. Seguimi in tutti i miei social, sono su Instagram, su Facebook, su Telegram, ho un gruppo su Telegram, seguimi dove puoi, perché so che alcuni di voi non hanno Instagram, ma hanno Facebook e viceversa. Quindi io sono ovunque, anche su TikTok mi puoi seguire dove vuoi e dove diciamo hai l'account, e mi farebbe veramente tantissimo piacere. Io ti mando un grande bacio sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è anche terapia. Ciao e al prossimo video!